L'harem è storicamente un'istituzione politica, un qualcosa che troviamo distribuito nel corso dei secoli, se non addirittura dei millenni, in più culture, in svariate società, ed era un'istituzione che in realtà aveva delle regole ferree, in realtà ben precise e rigidissime. Eppure, quando noi oggi sentiamo harem, intendiamo questo. Una situazione spesso idealizzata o sognante in cui un uomo è circondato da molteplici partner sensuali o amorose che contendono le sue attenzioni. Lei è Vicky, content creator attiva principalmente su OnlyFans, YouTube ed Instagram, dove porta contenuti legati al mondo dell'erotismo e della sessualità. E, cosa decisamente più importante, ci assisterà nella missione di oggi, ovvero spiegare come si è passati dal rigido, politico e serissimo harem al dolce e proibito harem. Godetevi il video e mi raccomando, dimostriamo tutta la galanteria di questa community nei commenti. Harem è una parola araba che viene generalmente tradotta con lascia like al video, metti hype, iscriviti al canale e soprattutto luogo inviolabile. Nel concreto è praticamente la casa delle donne, quel posto, quelle stanze dove vivono e dimorano le donne della casa, siano esse la moglie o le mogli, le figlie, in alcuni casi la madre, in alcuni casi le schiave e, importante, in alcuni casi i maschi sbarbati, i non ancora uomini, specifichiamolo perché ci tornerà utile dopo. Una struttura del genere, ovvero dove c'era un posto fisico dedicato solo ed esclusivamente alla figura femminile, ha trovato più volte concretizzazione nelle società medio orientali, anche prima dell'Islam. Non lo chiamavano harem, ovviamente. C'era un qualcosa di simile negli imperi persiani, già dai tempi della dinastia Achemenide. Troviamo una concezione del genere nell'antica Grecia. Ebbene sì, la civile Grecia concepì anche la separazione e l'isolazione delle donne in alcuni frangenti. Addirittura gli Assiri avevano un loro harem, legato alla famiglia reale che predicava l'isolazione della donna. Ovviamente, tra gli innumerevoli imperi mediorientali che adottarono l'harem ci fu anche lui, l'impero che conquistò la Mela Rossa. Anche oggi disturbiamo i nostri amici turchi perché ci concentriamo infatti sull'harem ottomano, principalmente per due motivi. Numero uno è quello che conosco meglio, ma soprattutto numero due è questo l'harem con cui sono entrati in contatto i cristianissimi europei, da cui poi sono partite fantasie su fantasie che sono arrivate fino ai giorni nostri. È pura geografia, no? L'Europa confinava con l'impero ottomano ed ebbe numerosissimi scambi e rapporti con quest'ultimo. Abbiamo capito a grandi linee che cos'è l'harem. Prima di addentrarci nello specifico in quello ottomano, però, dobbiamo dare la definizione di una parola. Voglio dirvelo subito, stampatevela bene in testa, perché questa parola, questo concetto di cui adesso diamo la definizione, è quello che ci aiuterà a far da ponte per farci capire come si è passati dall'harem storico fino addirittura a dare origine a una fantasia sessuale, praticamente. Tutto questo è successo perché nel corso dei decenni, nelle corti europee, si insediò il seme dell'orientalismo. L'orientalismo è innanzitutto una corrente artistica. È quella corrente artistica nata in Occidente tra il Settecento e l'Ottocento, che esaltava quasi fino alla fantasia il mondo orientale, ritraendo persone e luoghi tipici nelle più assurde situazioni. Ricordiamoci che questo è il periodo in cui iniziano le prime ingerenze francesi e soprattutto inglesi in territorio medio orientale, anche se inizialmente si trattava solo ed esclusivamente di questioni commerciali. Ecco, voi immaginate il classico navigatore inglese che finalmente arriva sulle coste, che ne so, siriane dell'impero ottomano. Dico finalmente perché fino a qualche decennio prima l'impero ottomano era ancora il mostro terribile che faceva l'assedio a Vienna, quindi un qualcuno di cui aver paura e da ignorare. Ora però i tempi sono cambiati, arriva il navigatore inglese e arriva in contatto con questo mondo esotico, dopodiché compra, acquista, scambia merci, stoffe, spezie, un qualcosa di lontano e misterioso e le riporta in patria. Le riporta in patria e nei salottini di Londra scoppia questa cosa qui, scoppia una specie di caccia al manufatto. Poi arrivano anche gli artisti che iniziano a dipingere panorami esotici, misteriosi e desertici. Dopodiché anche loro sentono che in Medio Oriente c'è questa cosa qui. Ogni uomo possiede, letteralmente possiede, più di una donna. Che vuoi, non farci un ritratto? Dato che io sono cristiano, ma soprattutto dato che sono un uomo adulto, non ho accesso diretto all'harem, non posso entrarci per vedere quello che c'è dentro.
E quindi chiaramente hanno qualcosa da nascondere. Perché non mi fanno entrare? Cosa faranno mai gli uomini e queste donne nell'harem? Non lo so, non lo saprò mai. Ho solamente le storie. Ma che vuoi, non farci un ritratto sopra? Mentre gli uomini in Medio Oriente iniziano a fantasticare su queste cose, scrivono alle loro donne in patria che magari hanno appena letto un libro che si è da poco diffuso, chiamato Le 1001 notte. Già quindi hanno una fascinazione per l'Oriente. Aggiungete che i loro mariti raccontano di questa istituzione a cui non hanno accesso, ma dove ci sono delle donne schiave ed il gioco è fatto. Una nobildonna francese continuamente rinchiusa e in attesa del marito che torna, non fa quindi poi peccato ad immaginarsi un qualcosa di un pochettino più grezzo e rude rispetto alla rigida etichetta dell'Ancien Régime. Una cosa tira l'altra e il gioco è fatto. Ogni aspetto dell'harem contribuisce poi a dar vita a una fantasia in Europa, un qualcosa che sicuramente era già nella mente delle persone in Europa, dopotutto siamo esseri umani tutti quanti, però con la differenza che ora è stato sdoganato perché qualcuno al mondo fa quelle cose lì. Di facciata gli ottomani quindi diventarono dei mostri perversi. Dietro le quinte però noi ci abbiamo pensato a dare un nome a quelle fantasie lì. Tra ruoli quindi ben prestabiliti ma soprattutto dinamiche di potere ben precise ed esplicite, vediamo come si scaldò l'Europa cristiana. Addirittura vediamo come nell'Europa occidentale contemporanea, anche grazie e soprattutto alla ben nota condizione post-storica, concedetemelo, anziana, fragile e decisamente poco virile, ci sono stati dei casi in cui le dinamiche di potere tra padroni e schiavi sono state completamente ribaltate, per esempio, riadattate alla nostra società. Gli ottomani adottarono l'harem appena entrarono in contatto con il mondo greco e con il mondo arabo. La tradizione fu istituzionalizzata da Maometto II il Conquistatore, tuttavia noi analizzeremo l'harem più famoso, quello modernizzato da Solimano. Parliamo quindi di centinaia di stanze trasferite all'interno di Palazzo Topkapı. Da quel momento esatto Solimano si inimicò i giannizzeri, un sempreverde nella storia ottomana, perché il messaggio che passò era questo tizio qui preferisce continuare a cullarsi tra le donne, comunque nella sua casa, piuttosto che fare campagne di conquista. In effetti così era, dato che Solimano prese come sua seconda moglie la schiava Roxelana. Dopo un'eresia del genere tutto era possibile nell'harem, la cui base della piramide rimanevano le schiave. Le schiave ottomane erano sostanzialmente ciò su cui si reggeva l'harem, centinaia di donne con dei compiti ben precisi. Le schiave del sultano finivano nell'harem nei più disparati modi. Potevano essere bottino di guerra, potevano venire acquistate, potevano essere un dono di una potenza straniera. Sta di fatto che erano tutte accomunate dal fatto che erano giovani e non musulmane. Quando arrivavano nell'harem passavano anni ad ottomanizzarsi, si convertivano, imparavano il turco, imparavano a cantare, ricamare, cucinare e via dicendo, per poi inserirsi completamente nella società ottomana, diventando l'ennesimo ingranaggio dell'harem ottomano. Da qui in poi, apriti cielo, la maggior parte di queste ragazze veniva presa in moglie da politici piuttosto che militari ed entrava formalmente a far parte dell'elite ottomana. Alcune di queste però venivano selezionate per una professione extra, ovvero quello di concubina. La loro professione quindi diventava quella di compagna sessuale del sultano. E qui fermi tutti, perché già c'è un momento di spartiacque, perché se noi oggi conosciamo le regole ferree dell'harem, voi dovete immaginarvi, che ne so, i viaggiatori italiani o spagnoli che arrivavano nell'impero ottomano e vedevano e scoprivano questa cosa qui. Il sultano ha delle stanze dove periodicamente arrivano delle ragazze e sono sue, appartengono letteralmente al re dei re, e lui può fare di queste ragazze ciò che vuole. Queste ragazze perdono addirittura la propria identità, vengono spogliate di tutto. Il rapporto di forza era chiaro, esplicito e perverso. Udendo queste storie, l'Europa costruì questo. Ovvero il modo in cui anche oggi spesso ci sentiamo riferire alla schiavitù quando si parla di BDSM, ovvero il luogo comune in cui si associa un ruolo femminile dominante, chiamato mistress, e un ruolo maschile remissivo, ovvero lo schiavo. Questo nasce da una sempre maggiore indipendenza e quindi di potere da parte della donna nella società moderna. Questo ha portato l'uomo a fantasticare di poter essere oggetto sessuale e
e non più soggetto. Vorrei precisare che questa inversione dei ruoli non deve essere letta necessariamente come una cosa negativa. Ricordiamoci che prima alle donne non era concesso provare piacere, mentre adesso il concetto di farla godere è uno dei sinonimi più diretti della virilità, che sostituisce il soltanto metterla incinta. E voi direte, dove sta il beneficio per l'uomo in questa situazione? Beh, che dal canto loro le donne possono giocare ad essere provocanti e quindi essere parte attiva dell'atto senza che voi dobbiate fare tutto lo sforzo, ma soprattutto senza che loro vengano tacciate di essere spie, adulatrici o streghe. Quando però si ha un'esagerazione di questo potere legato al ruolo della donna, si ha terreno fertile per fantasticare sul kink mistress-slave, e ad oggi è molto diffuso. E ribadisco, non perché costretti da terzi, ma per volontà personale di trarre piacere autentico, quanto proibito, nell'essere sottomessi e quindi sotto il totale e completo controllo di una donna che fa di te ciò che vuole, ovviamente nei limiti del consenso e della legalità. Come accennato prima, noi adesso sappiamo che era veramente esigua la parte ludica dell'harem. Le ragazze che passavano a concubine del sultano lo facevano con un ruolo ben preciso, ovvero quello di fare figli maschi e di conseguenza rafforzare la dinastia. Maggiore è il numero di figli maschi, maggiore sarà il potere della dinastia. E qui introduciamo quella che per lungo tempo è stata la regola fondamentale dell'harem, ovvero una madre, un figlio. Spiegata brevemente: una concubina aveva rapporti con il sultano finché non rimaneva incinta. Se dava alla luce una figlia femmina nulla cambiava. Se dava alla luce un figlio maschio però la ragazza aveva uno scatto di carriera, diciamo così. In automatico passava da concubina a madre di un principe. Veniva letteralmente cacciata dall'harem e spedita in una provincia lontana, con tanto di vitto e alloggio retribuiti. Il suo compito era quello di fare la mamma e di addestrare il principe alla guida dell'impero. Il principe diventava amministratore della provincia fino a se e quando sarebbe diventato il prossimo sultano. Questa regola, che noi potremmo giudicare come una regola sfasciafamiglie, serviva in realtà per impedire di sfasciare la famiglia reale, perché se in precedenza c'erano continuamente guerre fratricide, almeno oggi con questa regola qua si è tamponata un po' la cosa. Non ci sono più le guerre, ma è diventata una grande corsa al trono. Chi arriva prima al trono vuol dire che è il figlio migliore e governerà lui. Per un'Europa fatta di figli primogeniti e lignaggi nobiliari, una regola del genere poteva sembrare un abominio, un'anarchia totale, anche e soprattutto quando venivano a scoprire che il sultano e gli ottomani arrivavano addirittura a proibire il rapporto fisico alla donna, una volta che questa diventava madre di un principe. Le madri degli eredi infatti non solo uscivano dal circuito harem, ma addirittura si scadeva nell'opposto. Le madri dei principi non potevano risposarsi e addirittura non potevano andare con altri uomini, dovevano essere solo e solamente preparatrici e madri. Adesso, proibire la natura umana è cosa pressoché impossibile, infatti questa regola non è che venisse poi rispettata dalle parti in causa, ecco. Però voi dovete immaginarvi gli alti salottini londinesi con uomini in divisa attillatissima e donne dal corsetto stretto che sentono questa cosa qui, sentono che nell'impero ottomano funziona che quando una donna ha un desiderio fisico addirittura gli è proibito realizzarlo e quindi mentalmente si entra in un vortice di desiderio che alimenta altro desiderio. Proprio perché era peccato compiere qualunque atto sessuale non volto alla procreazione, cominciarono a spuntare come funghi metodi piuttosto grotteschi, soprattutto in età vittoriana, per evitare non solo rapporti extraconiugali, ma anche pratiche peccaminose come la masturbazione. Alcuni di questi strumenti sono conservati nei musei a giro per il mondo, altri nei cassetti più nascosti di qualche schiavetto moderno. Uno di questi oggetti è la gabbia della castità, una letterale gabbietta di metallo nella quale, una volta inserito il membro maschile e una volta chiuso il lucchetto con un'apposita chiave, si impedisce qualunque atto non legato alle funzioni primarie. Tutt'oggi viene usata per punire gli schiavi nel BDSM. In generale il controllo della sessualità del partner è un tema ancora caldo tutt'oggi.
Spopolano infatti sempre di più video chiamati JOI, acronimo per Jerk Off Instruction. Vi consiglio di provarli perché aiutano molto a concentrarsi sul momento e goderselo appieno. Ma in cosa consistono? Sono dei video dove la ragazza di turno, talvolta senza nemmeno spogliarsi, dà istruzioni su come, in che tempi e in che modi eseguire l'atto manuale. Spesso questi video si concludono con un conto alla rovescia nel quale si ha il permesso di raggiungere l'apice del piacere. Spesso in questi video è proibito farlo sia prima che dopo che ci venga esplicitamente detto. Per qualcuno può sembrare strano, ma lasciare l'impegno di pensare anche durante l'atto ed essere guidati da un'altra persona, a maggior ragione se è carina, a molti dà un senso di tranquillità e respiro. Ci tengo molto che non immaginiate quando parlo di questi kink soltanto persone emarginate dalla società, ma anche e soprattutto persone molto indipendenti nella vita normale e che magari prendono decisioni tutto il giorno e che nel loro momento di relax preferiscano che sia qualcun altro a scegliere e decidere per loro. Oi là, ci siete ancora? Concentrati, Smorziamo un attimo l'entusiasmo. Dai, concentriamoci un attimo sulla struttura fisica dell'harem adesso. Partiamo con un dato. L'harem di Palazzo Topkapi aveva circa 400 stanze. 400 stanze divise su più piani, tra palazzi interconnessi e con tanto di giardini. Queste stanze ospitavano circa 500 o 600 persone, tutti membri dell'istituzione. In alcuni casi, sotto alcuni sultani, si stima addirittura che gli inquilini arrivassero addirittura al migliaio. La maggior parte di queste stanze erano luoghi per riposare, quindi in gran parte stanze con letti. Vi erano poi luoghi di culto, qualche piccola moschea distribuita qua e là per riunirsi in preghiera. Vi era poi un piccolo ospedale per ogni evenienza e addirittura una lavanderia che lavava tutti i capi di vestiario dell'harem. Fosse solo questo, però, non sarebbe passato alla storia come luogo di proibizione l'harem. Sono infatti due le istanze particolari che hanno acceso le fantasie europee. Per prima cosa i cortili decorati con fiori e alberi dai 1000 profumi esotici, ma soprattutto l'hammam, i bagni pubblici. Avete presente quando andate alla spa, alle terme e fate il bagno turco? Eccolo qui, larghe stanze con lunghe vasche d'acqua, acqua calda e aromatizzata, acqua che genera vapore capace di celare i punti più sensibili di ogni uomo e di ogni donna. Adesso immaginate che siete un principe, anzi no, più blasfemo, immaginate che siete un vescovo allo Stato Pontificio, il Santo Padre ha la sua tiara e il suo trono d'oro, però dall'altra parte il sultano ha anche chilometri e chilometri di piscine e acque termali ed è accompagnato da queste belle fanciulle che girano seminude, che sono poetesse, che sono cantanti, che sono danzatrici, che lo accompagnano in queste piscine allietando le sofferenze della Gaza, della guerra santa. Profumi, luoghi particolari, situazioni sono un sempreverde in realtà da occidente a oriente che sono capaci di innescare qualche fantasia. E infatti nel mondo contemporaneo la sessualità è sempre meno legata all'atto fisico e sempre più all'esperienza complessiva che lo circonda. La sensorialità, luoghi, luci, profumi, suoni, gioca un ruolo centrale perché agisce prima del desiderio conscio, preparando il corpo e la mente. Un luogo insolito o curato rompe la routine quotidiana, sospende il tempo ordinario e permette alle persone di uscire dai ruoli sociali abituali. Lavoratore, genitore, individuo performante. In quello scarto nasce l'erotismo. Nella sessualità di oggi il desiderio nasce raramente dal nulla. Anche oggi quindi la sessualità è soprattutto un'esperienza, non solo contatto fisico ma intenzionalità, ambiente e percezione. Creare un'atmosfera significa dare al desiderio lo spazio per crescere. Ora è il momento di accennare a un'altra figura, una figura che viene spesso dimenticata ma che in realtà è stata una colonna portante dell'harem ottomano per secoli, è stata gli occhi e le orecchie dell'harem, l'eunuco. Non sarai un eunuco. Gli eunuchi erano dei guardiani silenti, figure che facevano da guardia alle stanze, nei corridoi e agli ingressi dell'harem. Erano praticamente dei magazzinieri, si occupavano anche infatti della gestione degli stipendi, degli spostamenti interni e della gestione delle abitazioni e soprattutto erano la mediazione tra i membri dell'harem e gli altri membri del palazzo reale, esterni all'harem.
primi fra tutti i Gran Visir, ma anche i comandanti dei giannizzeri e gli ambasciatori esteri. Non debbo certo dirvi quindi che nel corso dei secoli moltissimi eunuchi strinsero accordi segreti all'ombra del sultano. Gli eunuchi venivano divisi in due categorie principali, eunuchi bianchi e eunuchi neri. I primi erano comandati dal Capi Aga, il capo eunuco bianco, i secondi seguivano la voce del Kizlar Aga, il capo eunuco nero. Il primo era solitamente di origine balcanica, figura importante nei primi secoli dell'impero. Era il custode dell'Endurun, la parte interna del palazzo dove vi era l'importantissima scuola dei ragazzi in addestramento per diventare alte cariche dello Stato. Il secondo acquisì maggiore importanza nell'età tardo imperiale ed era il custode diretto delle stanze femminili. Prima che possiate fare battute vi svelo un piccolo dettaglio. Se l'eunuco bianco veniva privato della sua virilità, l'eunuco nero subiva la medesima operazione, ma veniva anche privato del suo... sì, insomma. E il motivo è esattamente quello che pensate voi. O meglio, non è certo perché il sultano rischiava di fare figuracce in confronto all'eunuco nero, ma perché si volesse avere la certezza al 100% che, essendo lui custode delle stanze femminili, non si avessero rapporti. Dopotutto l'harem è questo, una grossa famiglia allargata e solamente la dinastia reale deve andare avanti. Proprio gli eunuchi neri affascinavano gli ambasciatori europei che riportavano alle rispettive patrie la mostruosità di questi ottomani, uomini che prendevano altri uomini, li privavano della loro mascolinità e, come se non bastasse, li piazzavano ad osservare e sorvegliare le donne. L'Europa cristiana si trova d'accordo col fatto che persino il semplice sguardo, la semplice osservazione può far scaturire una fantasia. La figura dell'eunuco riletta oggi smette di essere solo una curiosità storica e diventa un potente paragone con il mondo moderno. L'eunuco era colui che vedeva tutto ma non partecipava, presente nell'intimità altrui ma escluso dall'azione. Un osservatore permanente, autorizzato allo sguardo ma non al desiderio. Questo schema è sorprendentemente attuale. Nella società contemporanea il voyeurismo è normalizzato. Attraverso schermi e piattaforme digitali osserviamo corpi, sessualità e relazioni senza però esserne coinvolti direttamente. Come gli eunuchi dell'harem, oggi molti individui vivono una sessualità mediata, più guardata che vissuta. Parallelamente la mascolinità tradizionale viene disinnescata, non con la violenza fisica, ma con il controllo culturale e simbolico. L'uomo moderno è spesso spettatore più che protagonista, esitante nell'agire, costantemente valutato e autocensurato. Non è una scomparsa della mascolinità, ma una sua trasformazione in qualcosa di più sorvegliato, meno incarnato. Il paragone regge proprio qui. Allora, come oggi, il potere non passa solo dal corpo, ma dallo sguardo e dal controllo dell'accesso. L'eunuco ottomano e l'osservatore moderno condividono la stessa condizione: vedere tutto, essere ovunque, ma restare fuori dalla stanza dove l'esperienza reale accade. Ci siamo occupati prima delle schiave e delle concubine, ora è il momento di analizzare l'altra faccia della medaglia, ovvero la carriera delle donne dell'harem una volta arrivata alla fine. Per farlo analizziamo quello che è stato un breve ma curioso lasso di tempo della storia ottomana passato alla storia come il sultanato delle donne. Il sultanato delle donne è stata una breve parentesi all'interno della storia ottomana dove su carta il potere ce l'aveva il sultano, di fatto però erano le centinaia di donne dell'harem a governare l'impero. Questo fenomeno nasce all'indomani di Solimano I ma trova la sua massima espansione nella seconda metà del 600 circa, quando si perde l'usanza di spedire il figlio ereditario e la rispettiva madre ad amministrare la provincia lontana, ma si decide di tenerlo all'interno dell'harem, rafforzando la dinastia, eccetera, eccetera. Tra l'altro prendendo spunto e avvicinandosi all'Europa con i figli primogeniti e via dicendo. Con questo cambiamento, ovviamente, apriti cielo con gli intrighi di corte. Quando i principi ereditari quindi smisero di fare la gavetta ed iniziarono a salire al trono da bambini praticamente, ecco quindi che arriva questo fenomeno, arriva il fatto che l'impero ottomano inizia ad essere gestito dalle donne dell'harem, dalla madre piuttosto che dalla sorella, almeno fino a quando il sultano non diventa adulto. Fino ad allora però la gestione dell'impero ottomano era lasciato alle donne più importanti dell'impero, tra queste
prima di tutte la madre del sultano, la Valide Sultan. La Valide Sultan era la donna più importante dell'impero ottomano, era la madre del sultano regnante, capo assoluto di tutto l'harem, consigliera diretta del sultano e molto spesso più potente di quest'ultimo quando supportata da eunuchi e gran visir. Ci furono casi in cui le Valide Sultan guidarono praticamente l'impero e tutti lo sapevano, come il caso della famosissima Qasem Sultan. Alle volte poteva esserci anche un'altra donna di una certa importanza, ovvero la Haseki Sultan, letteralmente la favorita del sultano. Non era obbligatorio che ci fosse sempre, però alle volte capitava che tra le sue concubine un sultano poteva eleggere la sua favorita, magari, non lo escludo, una donna di cui si era genuinamente innamorato. Prima tra tutti, caso lampante, Roxelana nei confronti di Solimano I. Quando la favorita e la madre del sultano si accordavano e lavoravano insieme, capiamo come il più cattivo ed il più musulmano degli imperi si ritrovò in più di un'occasione capeggiato dalle donne schiave. E qui arriva l'eresia vista dall'Europa. Per carità, anche da noi ci sono state donne importantissime che sotto banco o neanche troppo hanno guidato il loro paese. Prima fra tutte mi viene in mente Caterina Sforza, però era una parentesi legata alla singola donna, alla singola persona, dopodiché si rientrava nella retta via dove gli uomini sono a comandare. Immaginate quindi gli ambasciatori esteri che arrivano a Palazzo Topkapi e si devono obbligatoriamente relazionare con la madre del sultano piuttosto che con la sua ragazza. Insomma, ma per favore, ma ci rendiamo conto di questi quanto sono dei pervertiti, quanto sono dediti solamente all'edonismo, alla bellezza? È ovvio, ecco perché il sultano fa la guerra all'Europa, è ovvio, è costretto a far la guerra in Europa se non comanda nemmeno in casa sua, se è sottomesso alla madre e alla moglie. Non a caso, che pensiero scaturì nell'Europa cristiana? Fu quello di un potere rovesciato, innaturale, dove l'uomo comandava fuori e obbediva dentro. Ed è proprio da qui che possiamo fare un ponte diretto con il mondo moderno e con il rapporto femme-dom, inteso non come semplice pratica sessuale, ma come dinamica simbolica di potere. Nel mondo moderno il femdom riprende questo schema in forma privata e consensuale. Anche qui l'uomo non perde potere perché è debole, ma perché sceglie di cederlo. La dominazione femminile diventa una risposta a una mascolinità stanca di dover sempre essere attiva, performante, responsabile. Come il sultano bambino sul trono, l'uomo moderno trova sollievo nell'affidarsi, nel delegare, nel lasciarsi guidare. Non è un caso che molte dinamiche femdom insistano sul controllo, rituali, regole, linguaggio, più che nell'atto sessuale in sé. È lo stesso tipo di potere esercitato dalle Valide Sultan, un potere che organizza, decide, incrocia l'azione altrui. La donna dominante non è oggetto di desiderio ma soggetto che lo governa. Agli occhi europei del Seicento questo era scandaloso perché rompeva l'ordine simbolico. La donna schiava che governa l'impero, l'uomo guerriero che obbedisce in casa. Oggi lo scandalo è minore, ma il disagio resta. Il femdom continua a disturbare perché mette in crisi l'idea che il dominio maschile sia naturale e quello femminile sia una deviazione. In definitiva, il sultano delle donne e il femdom moderno condividono la stessa radice. Mostrano che il potere non coincide con il genere, ma con il ruolo. E quando questo si ribalta, nella politica di ieri o nell'intimità di oggi, ciò che emerge non è la perversione, ma la fragilità dei modelli tradizionali. Proprio come allora, ciò che davvero inquieta non è la donna che domina, ma l'uomo che accetta di non farlo. Sapete tutti che cos'era il Devshirme, no? La famosa raccolta dei bambini cristiani che venivano strappati alla famiglia per poi diventare giannizzeri. Ecco, non era così per tutti, infatti una piccola parte di questi bambini, tendenzialmente quelli che venivano visti meglio, i più atletici, i più intelligenti, i più preparati, venivano selezionati per essere direttamente nell'Endurun, una struttura parallela all'harem che doveva formare le future classi dirigenziali dell'impero. A Palazzo Topkapi, infatti, se centinaia di stanze erano dedicate all'harem e quindi alla formazione delle donne dell'impero,
L'altra metà del palazzo era dedicata all'Endrun, quell'istituzione votata alla formazione degli uomini dell'impero. Quando i bambini schiavi arrivavano a palazzo o venivano dati in dono al sultano, questi ricevevano un duro addestramento della durata di anni. Gli veniva insegnata l'arte oratoria, la lettura del Corano, lo studio del turco, del persiano e dell'arabo, e venivano indirizzati alla strada del comando militare e politico. Questi bambini, da adulti, sarebbero diventati pascià e gran visir. Importante specificare, questi bambini maschi però non erano considerati uomini, venivano considerati come un altro sesso proprio. Molto spesso si parla di loro come gli sbarbati. Il percorso fatto all'interno dell'Endrun coincideva più o meno con l'ingresso definitivo nell'età adulta di questi bambini. Avete già capito dove voglio arrivare? In ogni epoca, quasi in ogni dove, moltissime culture che non sono mai nemmeno entrate in contatto le une con le altre hanno sviluppato, era accettata, era normalissima l'omosessualità. L'omosessualità diventa un tabù con la contaminazione britannica, quando gli ottomani iniziarono a vergognarsi delle loro usanze, iniziando quasi a vedersi come inferiori agli europei. Per secoli però nell'impero ottomano era normalissimo l'amore omosessuale, tanto maschile quanto femminile. Badate bene però, non confondete l'omosessualità storica con quella che siamo abituati a vedere ai nostri giorni. Infatti aveva delle regole ben precise il rapporto tra uomo e uomo. La cosa, per esempio, veniva percepita come un qualcosa di sportivo e ludico. Non a caso, quando presente, era sempre affiancata in contesti specifici, dove c'era un addestramento militare, dove c'era appunto una competizione sportiva, in dinamiche artistiche, quindi di ballo, di canto, eccetera, eccetera. Cosa più importante però, c'è una dinamica sempre chiara e ben precisa tra chi detiene il potere e chi è soggetto al potere. Nel caso dell'impero ottomano, nel caso del sultano e dei gran visir, questi facevano la parte di chi deteneva il potere, mentre i più sbarbati paggi di palazzo erano quelli soggetti al potere, diciamo così. Gli uomini ottomani venivano malvisti e addirittura derisi non quando intrattenevano un rapporto con uno sbarbato, ma quando perseguivano il rapporto omosessuale con un loro omologo, con un altro uomo quindi. Qui veramente si sprecavano battute e frecciatine, e anche in questo caso ci torna utile la figura di Solimano. Nei primi anni del suo regno, infatti, Solimano veniva continuamente deriso per via della sua relazione con il suo amico d'infanzia Ibrahim Pascià, divenuto, guarda caso, il secondo uomo più potente dell'impero. Le elite ottomane si scandalizzavano del fatto che il sultano provasse amore non tanto per un maschio, quanto per un suo pari, uomo fatto e finito che Solimano decise di portarsi dietro nella sua vita adulta, anche dopo la presa del trono. Potete immaginare quindi storie malelingue che arrivavano alle corti europee. Il re dei re, il sultano, uno degli uomini più potenti del mondo che, anziché amministrare l'impero, continua ad avere un rapporto omosessuale col suo amico d'infanzia, di fatto continuando a giocare di essere un bambino, un ragazzino, un eterno fanciullo immerso in un mondo di bellezza, di leggiadria. Ma vuoi crescere? E anche qui, ovviamente, apriti cielo con fantasie. Nel mondo ottomano l'omosessualità maschile non era un tabù di per sé, diventava scandalosa solo se coinvolgeva uomini pieni, pari in età o rango. Per questo la relazione tra Solimano e Ibrahim suscitava malelingue. Non era il desiderio verso un maschio a inquietare, ma l'eguaglianza fra loro. Nel mondo moderno il tabù funziona in modo simile. Ciò che disturba non è l'omosessualità marginale, ma quella che tocca uomini adulti, potenti e autorevoli. A questo si ricollega anche l'infantilismo parafilico, inteso simbolicamente tornare a uno stato preadulto, delegare il controllo. Può significare farsi coccolare, indossare vestitini o pannolini, o comportarsi come se si fosse dei bambini o addirittura infanti, lasciando che qualcun altro prenda le decisioni o abbia il controllo. La fascinazione nasce sempre dal vedere l'adulto che sceglie di non essere pienamente adulto, di cedere controllo e autorità, anche solo per un momento. E anche per oggi abbiamo finito. Prima cosa, come sempre la più importante, ringraziamo Biki per la collaborazione, per l'aiuto, per il prezioso aiuto in questo video. Trovate ovviamente tutti i suoi social in descrizione qua sotto.
È stato un video molto studiato, molto ricercato, ma io personalmente mi sono parecchio divertito a farlo, e poi insomma è la festa degli innamorati, è uno speciale per San Valentino, quindi se siete arrivati fino qui io comunque vi ringrazio per aver visto il video, vi ricordo ovviamente di iscrivervi al canale, di lasciare hype, di mettere like, di commentare, eccetera eccetera, e noi ci rivediamo in un prossimo video. Ciao ciao!